Siena è la città dove ho vissuto durante gli anni dell'università. Non mi sarei mai aspettato di farci un video a riguardo, ma oggi lo farò proprio per chi vuole la stessa cosa: studiare all'Università di Siena. E quindi ho deciso di raccontarla con la voce degli studenti, di chi l'ha scelta per trascorrere i migliori anni da studente universitario. Proprio l'idea di una città piccola in cui potermi ambientare. Diversa da tutto il resto delle altre città in Italia. La sua tranquillità. Ho conosciuto gente di tutto il mondo. E ti mostrerò ciò che avrei voluto vedere io prima di trasferirmi in questa città, Siena. Pensa anche solo per un attimo al nome di questa città. Che cosa ti viene in mente? Il palio, le contrade, i cavalli. Piazza del Campo, un luogo di ritrovo e socialità. Casa, seconda casa da casa. Mi viene in mente anche una cittadina piccola, davvero a misura d'uomo, ciononostante di alta qualità. Perché hai scelto Siena come università? Per un motivo un po' sciocco, non c'era banca e finanza nei pressi di casa mia. C'erano alcune università che offrivano i corsi tra laurea triennale in inglese e Siena era fra queste università. Mi trovai ad un incrocio, girai la testa, la alzai e trovai la torre del Mangia, che è praticamente il simbolo della città di Siena. E in quel momento dissi: io scelgo Siena. Molti studenti scelgono Siena per la rilevanza in Italia dell'università. Io, personalmente, l'ho scelta perché offrono le lauree in inglese. Le cose che mi piacciono, la sua tranquillità, è perfetto per gli studenti. Siena è una cittadina in cui si incontra praticamente tutto il mondo. Io vengo dallo Zimbabwe, ci sono anche alcuni che vengono anche da Iraniani, brasiliani, palestinesi, c'è davvero concentrato il mondo. Mi piace molto la sua bellezza, sembra sospesa nel Medioevo quando è stata costruita. Al primo posto il paesaggio circostante, ti allontani 10 km, sei in paradiso. Lo stile di vita che c'è qua a Siena è più rilassato e calmo. La qualità della vita, ti dimentichi la macchina aperta, nessuno te la tocca. Il fatto che sia così raccolta e piccola dentro le mura ti permette di spostarti e viverti tutta la città a pieno, l'altro può essere un po' limitante. Lo stile di vita universitario. prima qui a Siena c'erano delle cose da fare, poteva uscire, si poteva andare nei locali, è una città piccola. No, io penso che invece proprio perché si è in pochi e c'è poco da fare si creano delle situazioni molto divertenti e stimolanti proprio perché si crea il gruppo, si crea la socialità. Sono molto tradizionali da questo punto di vista, il barettino carino per la birretta con gli amici, l'osteria per il bicchierino di vino. D'estate, sai, le feste di contrada, c'è il palio, c'è più turismo. Molti citano come cosa che non piace a Siena la vita notturna, però riguardo questo io non posso catalogarla come cosa che non piace perché a me la vita notturna non piace. La carenza di attività. Attività che per lo più si limitano ad ammirare l'arte che c'è in giro per la città. Le mie aspettative prima di arrivare a Siena era che non ci sarei voluta rimanere, invece poi ci sono rimasta e non me ne voglio neanche più andare per ora. Cosa mi piace? Ne avevo tanti perché non è una città così famosa fuori dall'Italia. Ne avevo davvero tante di aspettative e sono state soddisfatte perché essenzialmente io volevo sganciarmi dal mio nucleo familiare. Anche da un punto di vista universitario, comunque la scelta è ricaduta su Siena anche per l'eccellenza del Dipartimento di Lettere e Filosofia, che è stato pienamente soddisfatto. Per me è importante almeno fare uno sforzo di integrarti. Comunque uno si crea amicizie, rapporti, legami. All'inizio sai, uno poi ha 20 anni, 19 anni, tante paure, la prima esperienza, dice oddio non conosco nessuno. Con la voglia di non tornare più da solo, ma questa notte un threesome si potrebbe fare. Dalla mia esperienza posso sottolineare come sia un po' complicato integrarsi in questa città, soprattutto per uno studente. Ma ciò che ho capito in questi anni è che lo spazio per viverci bene te lo devi creare da solo. A volte basta anche solo accontentarti di una cena con i tuoi coinquilini.
Altre invece è sufficiente sdraiarsi in piazza del campo con una birra in mano, tanto qualcuno che suona la chitarra lo si trova sempre. Quando cammino per Siena, no? Spesso, soprattutto i primi anni, guardo in alto. Scopri un sacco di cose, è pieno di temi, con la questione delle contrade, molto storica. 3 cose che non mi piacciono: il palio, le salite e il clima. Parlando di cibo, Una città dove si mangia bene, indubbiamente, perché il cibo è uno dei must di Siena. Mi piace PC, cacio e pepe, che è un tipo di pasta, la zuppa senese, La ribollita senese è strabuona. Ragù di cinghiale. poi anche i dolci mi piace particolarmente, panforte, uno che vuole visitare Siena deve provare, anche i cantucci, quelli che si deve inzuppare con il vino santo. Tutti dicono il ricciarello. il tuo dolce preferito. Parlami della residenza. Beh, la residenza odi e t'amo. Ho avuto la fortuna di essere in una residenza universitaria e in quei 2 anni uscivi dalla stanza e ti incontravi come minimo 20 nazionalità diverse nell'arco di una giornata. Ti permette anche lì di creare una quotidianità con sempre diverse persone. Si creano tanti bei rapporti, però tante limitazioni. Vabbè, non paghi l'affitto. Ed ecco, l'ultima cosa che interessa ad uno studente fuori sede è il costo della vita, per molti considerato un po' alto. Il parere diffuso è che la città costa abbastanza tanto. Quello che posso dirti in merito è che dipende da qual è il tuo termine di paragone. Se tu paragoni il costo dell'affitto medio con un paesino del Molise, Siena sarà stratosferica dal punto di vista dei costi. Se poi Siena invece la paragoni con i costi di una città come Milano, Roma, Siena costa quasi la metà. I trasporti per la Puglia sono pochi e limitati. Questa è una grande pecca in realtà, sì. Per tornare a casa in Molise devo dire che Siena non presenta grosse difficoltà. I treni ci metti più o meno 9 ore per fare 500 km. Se devo risponderti se è isolato oppure no, sì, Siena è isolata. I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Diciamocela tutta, trasferirsi qui è una bella sfida che devi sapere affrontare. E oggi potrai contare su un'arma in più, la testimonianza di chi l'ha già vissuto. Se ti è piaciuto questo video, seguimi sui miei canali social e sul mio canale YouTube per ulteriori contenuti.